Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video. Prepariamo un classico della cucina spagnola, la paella de mariscos. Ci occorrono gamberoni, mazzancolle, seppie o in alternativa dei calamari. Poi sgusciamo dei gamberetti e delle mazzancolle. Ci occorre una cipolla rossa di tropea, alloro, peperoncino, prezzemolo, aglio, sedano, carota. Pomodorini, 350 g di polpa di pomodoro fresca, un peperone, 2 bustine di zafferano e del riso. Vi consiglio in Italia un riso di tipo parboiled, arborio oppure carnaroli. Iniziamo a preparare il fumetto di pesce, ossia il brodo che ci occorrerà per andare a sfumare il nostro riso. Quindi mettiamo in una pentola circa 2,5 litri di acqua, pomodorini, aglio, cipolla, sedano e carota. Puliamo i calamari oppure le seppie e le tagliamo a striscioline. Dopo circa un quarto d'ora possiamo togliere le verdure all'interno del brodo. Inseriamo gli anelli di calamari e li lasciamo cuocere per 10 minuti. Dopodiché li mettiamo da parte. Dividiamo il brodo in due parti. In una pentola più capiente caliamo quindi le cozze con una parte del brodo. Copriamo con il coperchio e facciamo cuocere per 10 minuti fino a che le cozze si apriranno. Prendiamo adesso un grande tegame, versiamo dell'olio extravergine d'oliva e facciamo saltare i gamberoni e le mazzancolle per circa un paio di minuti. Fate attenzione perché durante questa operazione ovviamente potrà schizzare dell'olio. A questo punto possiamo scolare le cozze e metterle da parte. Uniamo quindi il brodo di cottura delle cozze a quello precedente. Incidiamo il peperone ed eliminiamo il picciolo, i semi ed i filamenti bianchi che rendono il peperone poco digeribile. Tagliamo quindi a quadretti. Tritiamo grossolanamente anche la nostra cipolla.
E facciamo una dadolata anche con il sedano, il peperoncino e la carota. A questo punto la nostra paella prende vita. Ci occorre una grande padella. Facciamo quindi il soffritto, a cui andiamo ad aggiungere del sale. In questo modo le verdurine rilasceranno la loro acqua di vegetazione. Aggiungiamo del pepe nero o del pepe bianco, una foglia di alloro, il peperone, i gamberi e le mazzancolle che sono stati sgusciati, e lasciamo insaporire per 5 minuti. Versiamo la polpa di pomodoro fresco fatto in casa. Lasciamo insaporire per altri 5 minuti, dopodiché possiamo versare il nostro riso. Facciamo amalgamare. E bagniamo con un paio di mestoli per volta il riso con il nostro fumetto di pesce appena fatto. È importante che il brodo sia caldo. Insaporiamo e diamo più colore al nostro piatto aggiungendo anche 2 bustine di zafferano. È importante assaggiare per regolarsi di sale. Se serve, aggiungetene un pizzico, poco per volta, perché già il pesce di suo è un alimento che contiene sapidità. Quindi meglio aggiungerne poco per volta, ricordatelo. Dopo 10 minuti aggiungiamo anche i nostri calamari o le nostre seppie e amalgamiamo. Facciamo quindi insaporire per altri 3-4 minuti, fino a che il riso sarà perfettamente cotto.
E adesso non ci resta che impiattare. La paella va servita nella sua padella, proprio come dice la parola. Decoriamola a piacere. Questa è la mia proposta e io spero davvero che vi piaccia. Possiamo dare un po' di colore anche con un pochino di prezzemolo tritato. Bene ragazzi e ragazze, vi ringrazio tanto per aver guardato questo video. Mando un abbraccio e un bacione a tutti gli amici spagnoli che guardano questo video. La Spagna è un paese meraviglioso e la sua gastronomia è davvero qualcosa di spettacolare. Se questo video vi è piaciuto ricordate di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche. Ci vediamo presto nella prossima videoricetta. Bacioni, ciao e buona giornata a tutti. Hasta pronto!